Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici qui è Karma Rosso. Facciamo questa lettura in maniera un po' diversa, ovvero invece di utilizzare mazzi creati da altre persone utilizziamo solo mazzi creati da me. Prima fra tutti il mazzo che già conoscete, che viene chiamato mazzo oracolare, e secondo il mazzo che finalmente sono pronta a mostrarvi, che è quello su cui veramente si focalizza tutta la mia attenzione per quanto riguarda la creatività degli ultimi almeno 12-16 mesi. Questo mazzo è già acquistabile attraverso il mio sito, che è online, e vi lascio il link a questo sito nel commento dove di solito ci sono i marcatori temporali. Sappiate che il sito è in inglese perché viene venduto su scala mondiale, per cui se volete la traduzione dovrete usare probabilmente l'opzione su Google, sul motore di ricerca, riuscite a farvi tradurre la pagina, ok? Detto questo, vado a introdurvelo, eccolo qui. La tematica principale di questo mazzo è il bambino interiore e ho chiamato questo mazzo Chiedi al tuo bambino interiore. Sapete ormai, se siete con me da un po', come vedo la tematica del bambino interiore, sapete che tipo di lavoro faccio con i miei clienti e avete capito che effettivamente tutto quello che riguarda la parte emotiva e la parte traumatica della persona, con particolare attenzione non solo al presente ma soprattutto al passato, è qualcosa che sento essere una delle tematiche principali del mio lavoro, della maniera in cui affronto il mio lavoro. Per cui ecco qui un mazzo, poi andrete a vedere le carte a seconda delle stese, avrete modo di vederle meglio, però questa è la confezione dal fuori. Quando la aprite, eccola qua, vi trovate davanti il libricino e il mazzo di carte. Eccolo qui, questo è il lato posteriore. Quindi, senza andare a perdere tempo, vi mostro quelle che sono le scelte. Utilizzeremo per fare la selezione dei mazzi dei pennarelli. Sono tutti nella gradazione del rosa, perché per me il rosa rappresenta lo spazio del cuore e il bambino interiore per me sta nello spazio del cuore. Per cui ecco qui 4 scelte, ve le faccio vedere magari un po' più di vicino. Questo è il classico rosa shocking, qui abbiamo il classico ciclamino, poi c'è il rosa pallido o confettino come lo chiamo io, ma è più un rosa pallido confettino, e poi abbiamo come lo chiamiamo questo? So che forse dalla qualità dei vostri schermi dei telefonini potrebbe sembrare bordeaux, ma non è più che altro un fucsia sporco, un fucsia scuro, ok? Bene, fate la vostra selezione, sapete che potete scegliere più mazzi e la domanda sulla quale andremo a focalizzare è: in che cosa il tuo bambino interiore ha bisogno che tu gli dia una mano attivamente ora. Quindi se vi serve mettere in pausa il video, benissimo, sappiate che vado a incominciare con la numero 1. Eccoci qui con la scelta numero 1.
E vado a fare le carte per sapere in che cosa il vostro bambino interiore desidera essere aiutato, che cosa vuole la vostra attenzione ora. Sento molti di voi molto focalizzati in questo momento, concentrazione da falco direi. Però c'è anche una parte di voi che è probabilmente la parte di cui meno sospettate, perché pensate che sia buon senso, che vi fa vedere in generale molte delle cose che vi capitano nella vita con disillusione, una disillusione che però a volte è assolutamente grigia, toglie la capacità di immaginare, toglie la capacità di sperare, vi fa uscire le cose di bocca con sarcasmo, un sarcasmo che nasconde più o meno una dose discreta di tristezza e di rabbia, per cui se vi riconoscete in questo tipo di descrizione potrebbe essere un indizio che effettivamente siete proprio sulla lettura giusta e che il vostro bambino interiore vuole parlare anche di questo. Ok, quindi in che cosa il bambino interiore, riesco più a parlare, desidera essere aiutato? Ci sono intanto 2 carte, 3, ma ne sento un'altra, eccola lì, altre 2, 3, quindi c'era qualcosa. Dunque, partiamo da qui. La bacchetta magica. C'è una quantità immensa di creatività dentro di voi che non riesce ad esprimersi. C'è una profonda dissociazione tra la vostra capacità adulta di creare e la vostra capacità bambina di creare. Sento già qualcuno che dice: beh, giusto, non sono più un bambino, è normale che queste 2 parti stiano separate, perché la parte creativa infantile non ha contatto con la realtà, ha un'immaginazione fantastica, nel senso proprio che punta alla fantasia fine a se stessa, per cui non riesco a usare quel carico creativo a mio vantaggio, è senza direzione ed è perciò inutile. E invece sento proprio forte attivarsi il plesso solare in questo momento, e invece quella vostra creatività ha bisogno comunque di espressione. Quindi prima di tutto il vostro bambino interiore dice: attenzione, perché tu hai spento quella che è la vera origine della tua creatività anche da adulto. Io ho bisogno che tu permetta alla creatività di esprimersi fine a se stessa. Io ho bisogno che quando senti un guizzo di vitalità dentro di te che si vuole esprimere con una risata, con un gesto, con un movimento, con qualunque forma scelga di esprimersi solo per il gusto di, io voglio che tu dia a questa parte la possibilità di esprimersi, perché dentro il tuo corpo, non solo dentro la tua mente, c'è una grande energia che ha bisogno di cominciare a muoversi. A dire il vero, aveva bisogno che tu non le dicessi di smettere di muoversi mai, però ha imparato a stare composto, ha imparato a stare fermo, rigido, a gestire i movimenti anche del tuo corpo in una maniera che sembra magari molto piacevole agli adulti che ti circondano, ma è totalmente sgradevole e limitante per la tua essenza interiore. Per cui nella mia mente ora vedo più di qualcuno muoversi facendo un gesto con le mani e vocalizzando fino a se stesso, un po' come quando abbiamo i bambini che nei primi mesi di vita fanno quelle che vengono definite le lallazioni, se non erro, ovvero semplicemente vocalizzazioni che danno la possibilità al bambino anche di comprendere che è vivo, che esiste, che ha una fisicità e che ha la capacità di interagire con l'esterno. Quindi la tua identità è strettamente connessa con una parte di te che in realtà pensi che sia inutile, superficiale o fine a se stessa.
Dà la capacità a te stesso di esprimerti ogni volta che questa parte sembra voler tornare alla superficie, sembra voler distinguersi, essere vista, essere riconosciuta. Dai un chiaro messaggio a te stesso, dandoti la possibilità di riconoscere questa parte. Quando senti una parte di te che vuole assolutamente uscire verso l'esterno, falla uscire. È chiaro che in alcuni contesti non è che ci possiamo mettere proprio a esprimerci al 200%, questo lo capisco, però ogni qualvolta ti è possibile, fallo. Perché questo bambino interiore vuole essere riconosciuto, vuole che sia possibile alla magia di essere espressa in qualunque maniera questo significhi rendersi deboli, rendersi ridicoli, rendersi attaccabili. Il bambino interiore se ne frega di questi concetti quando si tratta di benessere. Tutti i nostri malesseri vengono dalle limitazioni innaturali che poniamo al nostro essere. Per cui partiamo da qui, potrei fare la lettura solo su questa carta, mi sta dando delle forti sensazioni di eccitazione, gioia, anche irrequietezza, ma in senso positivo all'interno del corpo. Ho proprio voglia di cantare, di muovermi come un burattino, qualunque cosa questo significhi per voi, cioè in maniera anche scordinata, solo per il gusto di sentire il mio corpo che occupa spazio, che è in grado di interagire con questo spazio. Quindi, mamma mia, ho anche degli crampi allo stomaco, quindi se qualcuno a volte si trova ad avere strane sensazioni al plesso solare, proprio all'altezza dello stomaco, e questa è questa energia che crea degli spasmi perché non riesce ad esprimersi e uscire. Sento la testa che si alleggerisce, quindi se avete anche problemi di a volte confusione o eccessivo movimento dei vostri pensieri, irrequietezza in quel senso, è perché non state lavorando nella maniera giusta col corpo. Di fatto state negando una grande dimensione di voi, una grande parte di voi. Perciò ciascuno di noi è diverso. Io qui in una lettura generale non mi aspetto di riuscire a dire a ciascuno di voi come fare o cosa fare, ma accettate che ci siano delle parti del vostro corpo e della vostra spontaneità che vogliono avere la libertà di esprimersi e di essere semplicemente nel momento, semplicemente in grado di ascoltare ciò che in quell'istante vogliono essere. Ok? Quindi sicuramente il bambino interiore questo ve lo vuole dire. Comincia ad esercitare per piacere fine a se stessa quella parte di te che desidera essere semplicemente magari attivo in quel momento o assolutamente spontaneo in quella situazione. Ok? Credo che siate stati presi di mira molte volte per quella che è la vostra spontaneità. Mentre ve lo dico sento un senso proprio di commozione. So che non è mio compito, ok, fare il portavoce di persone che magari non sono più con voi o non hanno più la possibilità di darvi le loro spiegazioni perché sono fuori dalla vostra vita per quello che vi hanno causato. Però sentendo questo forte carico vibrazionale che viene dalle vostre memorie, da ciò che ricordate o no del vostro passato, ho l'esigenza di dirvi ciò che fate, questo condizionamento che vivete è appunto causato da chi è venuto prima, da qualcuno che avrebbe potuto comportarsi in maniera diversa nei vostri confronti, ma non aveva i mezzi o ha scelto di fare diversamente, vi ha giudicato con rigidità, ha condannato spesso la vostra spontaneità, ha probabilmente preso di mira la vostra unicità. Con unicità non intendo solo i caratteri che vi distinguono rispetto alla massa, ma intendo soprattutto la vostra maniera di interagire con gli altri. Sento che c'è la tematica dell'interazione con l'esterno molto forte. Forse siete stati giudicati da qualche genitore come troppo spontanei,
o troppo alti con la vostra voce quando parlavate, o troppo movimentati, troppo vivaci, ok? Ma dire una cosa del genere è come dire a un bambino sei troppo un bambino. È sciocco, un bambino è un bambino. Preoccupiamoci casomai di quei bambini che poverini non possono, non hanno la capacità di muoversi o di fare rumore o di essere chi sono, perché non ce la fanno, perché sono nati magari con delle disabilità. Quelle sono cose di cui un adulto si dovrebbe preoccupare, non di quanto un bambino è attivo. Perché ci sono delle parti che ci sono delle parti del fare il genitore e l'adulto che nascondono più o meno velatamente i traumi che a loro volta quegli adulti hanno vissuto da bambini, per cui non riescono a vivere bene il loro rapporto a loro volta con il loro corpo, con la loro essenza, con il loro modo di esprimersi, con la propria voce, con la propria fisicità, no? Per cui poi prendono di mira chi hanno come figli o bambini attorno a loro, o con rabbia di cui non riescono a capire l'origine, o con la paura, e quindi cercano di condizionare i bambini che hanno vicino, che stanno al loro cuore, pensando di fare loro un favore, di aiutarli, magari a non essere presi di mira a loro volta o a trovarsi a vivere la loro spontaneità come motivo di disagio e disabilità rispetto agli altri adulti che si pensa siano ben funzionanti. Possono essere varie le situazioni, in una lettura generale ci sono vari tipi di persone, però sento che qui siete stati presi di mira e questo bambino interiore è stufo di pagare per essere stato preso di mira. Questo bambino vuole essere non solo libero, ma essere visto bello, essere visto importante, essere visto non solo come utile, ma come fantastico. Quindi ve lo dico io, siete fantastici così come siete. Non bloccatevi, non odiatevi, non ripudiatevi. Non c'è un solo bambino al mondo che sia brutto, ok? Non c'è nessun bambino al mondo che sia sbagliato o che sia problematico. Siete semplicemente quello che siamo. Per cui se qualcuno vi ha preso di mira, in maniera diretta o non, o vi ha fatto sentire inadatti, questo è ciò di cui vi vuole parlare il vostro bambino interiore. Vedo proprio un bambino strepitare, fare i pugni, battere i piedi a terra e dire non è giusto, non è colpa mia. Io voglio, adesso pretendo che mi si ascolti, e se la mia voce in qualche modo, o il mio modo di esprimermi, è stato un problema per molte persone, io mi rifiuto che ora sia un problema anche per me. Sono arrivato proprio al punto in cui o mi ascolti o mi ascolti. Sento continuamente questa tematica della gola tornare, quindi se qualcuno di voi ha problemi alla gola o li ha avuti, o ha una sensazione classica di nodo alla gola, di strozzatura alla gola, se ci sono problemi con l'esprimervi, con il parlare, proprio con la parte motoria del parlare, potrebbe essere che sia un'eredità di quello che è stato il vostro vissuto come bambini, e quindi di questo, anche di questo, il vostro bambino interiore vi vuole parlare. Sì, ci sono sicuramente anche dei ricordi specifici che il bambino interiore porta dentro di sé, che magari
pensa che siano solo dei ricordi corollario. Cioè, sì, cose che capitano a tutti, cose che si dicono a tutti, cose che i genitori dicono a tutti, però in realtà sono delle ferite che non vi hanno permesso mai di sentirvi parte di un gruppo. Non riconosciuti, non accettati per quello che siete, non solo poi purtroppo non attingete completamente al vostro campo energetico, alle vostre capacità energetiche e quindi a tutto il carico di cui potreste essere portatori in senso positivo a livello energetico in questo mondo. Quindi la vostra vita ne paga le conseguenze, la vostra capacità energetica fisica ne paga le conseguenze, ma anche e soprattutto poi quando si tratta di avere a che fare con gli altri, manca la fiducia, manca la voglia di esprimersi, manca la voglia anche di provare a essere visti e ci mettiamo in situazioni difficili, difficili perché magari creano problemi alla nostra incolumità fisica o alla nostra salute mentale, alla nostra salute emotiva. Viviamo isolati magari, o viviamo a metà, viviamo sospesi, viviamo con la paura di non essere accettati, con la paura di essere abbandonati, con la paura di essere martorizzati di nuovo, con questa sensazione che meglio nascondersi, meglio non parlare, meglio non vedere, meglio metterci una X sopra. Lo scambiamo per è giusto così o per è furbo così, perché un adulto sveglio fa così, un adulto sveglio si protegge così, un adulto sveglio sa che la vita è così, però ferisce. E quando qualcosa ferisce non è qualcosa che stiamo vivendo bene, è logica base, ragazzi. Quindi io direi, cominciamo da dove il bambino interiore ci ha insegnato a cominciare, cioè dalla nostra fisicità. Ok, cominciamo semplicemente dicendo: mi voglio esprimere liberamente, voglio avere la capacità di guardare al mio istinto senza questionarlo, senza chiedermi se io non sia troppo, se io non sia esagerato, se io non sia il problema degli altri, se io non sia assolutamente ciò che non funziona nel gruppo o la ragione per cui succedono poi dei problemi come delle rotture con le persone o delle distanze con le persone. Sento che molti di voi sono stati in grado di costruire dei rapporti stretti, anche veramente forti, con alcune persone in particolare nella loro vita. Quindi non siete effettivamente un problema nella vita delle altre persone, però c'è una grossa parte di voi che teme continuamente di essere il problema nella stanza. E vi posso dire che il problema nella stanza è in realtà il fatto che non state guardando in ogni angolo della stanza con degli occhi sereni. Avete paura di essere la persona verso cui poi alla fine verrà rivolta l'attenzione in maniera negativa. E vi sembra quasi impossibile che per una volta o varie volte molte persone, anzi più persone vi guardano con occhi positivi, più la vostra paura aumenta, perché vi sembra, per una questione di calcolo delle probabilità, che non sia possibile che così tante volte le cose vi vadano lisce o le persone vi vogliano veramente bene. Per cui vi è difficile calmarvi, essere sempre tranquilli, essere sempre liberi per davvero di esprimervi. Questo ha varie pieghe, ha varie risvolti poi, no? Ognuno nella sua vita
vive diverse situazioni, quindi potrei farvi un elenco che dura ore di come questo poi si esemplifica nella vostra vita in particolare. Però sto cercando di validare quelle sensazioni che probabilmente avete costantemente e ormai date per scontate, o pensate che sì, sono il sintomo che qualcosa non va, ma che ci posso fare, no? Quindi tutto questo si riconduce a quello che il bambino interiore sta cercando di dirvi. Forse alcuni di voi hanno anche messo da parte dei doni che hanno, in particolare la voce, ve l'ho detto, questa voce torna, c'è mancanza di fiducia nella vostra voce, che si esprima attraverso capacità artistica o capacità intellettuale o capacità affettiva. C'è una limitazione, c'è un fermo che, ripeto, può essere stato messo lì direttamente da altri o indirettamente da altri, e magari anche con il tentativo di darvi la giusta direzione. Però la giusta direzione ve la date voi. Adesso siete adulti, adesso probabilmente potete guidare, adesso potete aprire un conto in banca, adesso potete andare da uno psicologo che scegliete voi, adesso potete andare da, che ne so, un operatore olistico, potete andare da una certa persona e dirgliene quattro. Adesso avete a tutti gli effetti la capacità di fare quello che vi pare. Cominciate con le piccole cose, cominciate muovendo il vostro corpo, cominciate aggiustando il tono della vostra voce al timbro che vi piace, nella maniera che vi piace. Non significa fingere di essere chi non siete, ma semplicemente riaprirvi al desiderio di essere chi volete in ogni istante. Magari oggi, in questo istante, in questa ora, in questo momento, in questo secondo, volete essere in una certa maniera. Magari tra 3 secondi volete essere qualcos'altro. Cominciate con l'essere spontanei. Sento che lo siete già spontanei, probabilmente, ma c'è ancora un freno molto grosso, forse che ignorate. Quindi cominciate a dare attenzione ai dettagli. Adesso non vi sto proponendo di andare fuori di testa a forza di osservare dettagli, ma semplicemente di dire di sì quando una cosa che sembra essere assolutamente non contingente, random, buttata lì, vi viene in mente, sia che si tratti di qualcosa da fare che qualcosa da pensare. Accettatelo, perché è parte della vostra creatività e non si può attingere alla nostra creatività accettando solo le parti che giudichiamo utili, perché qualcosa è utile nella misura in cui lo sappiamo usare. Ma come facciamo a usare qualcosa se prima non lo reputiamo utile? Per farvi un esempio, se io devo sistemare un oggetto che si è rotto e non ho molti mezzi utili in casa, no? Non ho, che ne so, a disposizione 3000 utensili. Ho bisogno di usare la mia creatività e di usare qualcosa che generalmente non userei per sistemare quella cosa, no? Per darle la possibilità di essere di nuovo utilizzata. Quindi devo cominciare a pensare, come si dice, fuori dalla scatola, fuori dai soliti limiti. Quindi devo prima di tutto accettare che magari una pinzetta o un pezzo di carta possano essere ciò che mi aiuta a sistemare quello che ho rotto. E per farlo devo aprirmi alle possibilità. Dovete fare altrettanto con voi stessi, la vostra energia e il vostro corpo. Cominciate ad accettare che ciò che prima non era accettabile, veniva catalogato come sciocco o non utile, invece possa un giorno esserlo. Non fatevi troppe domande, ok? Giustamente rispettando la libertà e la salvaguardia degli altri. Ed ecco effettivamente che diventate i padroni del vostro castello, la vostra energia e il vostro corpo. Quindi se avete anche delle forme traumatiche che vi danno disabilità fisiche, più o meno chiare, più o meno manifeste, sappiate, ce ne sono di cose da dire, sappiate che se cominciate a dare a voi stessi la libertà del corpo e la libertà della spontaneità, queste parti di voi
cominceranno a funzionare integrandosi e non escludendosi l'una con l'altra. Vediamo che cosa di... Oh, sei protetto, sei al sicuro, ora ti puoi esprimere, puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi, come vuoi, non c'è problema. Sii oggettivo. Quindi non buttare via la parte mentale. È una parte che hai costruito, è la parte adulta, non va buttata, ma va utilizzata a tuo vantaggio. Non deve essere un limite la parte mentale, deve essere una parte che ti aiuta a dedurre quello che sta accadendo dentro di te e l'aiuta poi a intercalarsi nell'ambiente in cui sta, con l'obiettivo che ha, per riuscire ad ottenere ciò che desideri. Ok? Collega cuore e mente, esattamente. Collega il bambino interiore, che è il mondo del cuore e dei sentimenti, con la mente, che è il mondo dell'adulto. Assolutamente. Dai nuova forma e nuova vita. Puoi creare qualunque cosa, ed ecco che il cerchio si chiude, se accetti tutta la tua creatività in ogni suo risvolto, in ogni suo desiderio di espressione. Puoi riutilizzare ciò che già hai nella tua vita con questa nuova energia, puoi usare la mente per ascoltare il cuore e dare nuova espressione ad ogni parte della tua esistenza, e puoi decidere per te stesso ciò che davvero è utile o non utile, ciò che davvero è utile per sistemare ciò che è rotto e ciò che davvero ti piace utilizzare per fare cose che ti danno semplicemente la gioia di vivere. Quindi il tuo bambino interiore in questo vuole essere aiutato, vuole essere semplicemente ascoltato. Ok? Spero di avervi dato una mano, questa era la vostra lettura e noi ci vediamo più avanti con le prossime letture sul mio canale. E siamo quindi alla scelta numero 2 e andiamo a vedere quello che il vostro bambino interiore desidera comunicare riguardo la maniera in cui vuole essere aiutato. In che cosa vuole essere aiutato da voi, su che cosa vuole che poniate l'attenzione il vostro bambino interiore. Il nonno, il 4 di spade e il 6 di spade. Era come pensavo già della prima carta, ma grazie a Dio mi sono uscite le altre per clarificare, perché mi sembrava che fosse un messaggio un po' troppo specifico. Però partiamo da qui. Io credo che il vostro bambino interiore sia rimasto in una posizione di lutto. Le sue energie siano ancora focalizzate sul lutto, un lutto vero che può essere la morte, per esempio, come mostrano le carte, di un nonno o di una figura in qualche modo paterna, e
ha bisogno che questo lutto finisca, ma per farlo finire un lutto bisogna prima farlo cominciare, cioè bisogna dare modo a tutte le nostre energie di affrontare tutto il procedimento di smantellamento di memorie energetiche che la persona che se n'è andata, che è passata miglior vita, aveva creato in noi e con la quale avevamo creato memorie energetiche, per cui è necessario prima di tutto cominciare a darsi il tempo e il modo di affrontare quello che è a 360 gradi il procedimento della perdita. Per parlare in termini pratici, se quando avete perso una persona per voi cara, che potrebbe essere stato da bambino, quindi proprio in una fase in cui eravate piccini, o può essere in una fase recente, quello che è scattato in voi, quello che è successo in voi è che avete, per varie ragioni, magari per impegni di vita quotidiana o per necessità maggiori o per una forma mentale, no? Un'idea mentale di come le cose dovrebbero andare in questi casi, avete messo da parte il vostro bisogno totalmente umano di soffrire e di lasciare che le energie di questa persona abbandonassero il vostro campo energetico, e evitando di fare questo avete, diciamo, costruito per voi stessi la situazione energetica perfetta per creare un blocco, per andare a creare un ristagno, per andare in qualche maniera a fermare o rallentare in maniera sostanziale il naturale procedimento di guarigione in seguito a un lutto. Quindi cosa succede? Succede che tutta questa energia che io non riesco a rielaborare, me la porto dentro e continua ad esistere anche se io non gli presto attenzione. Però quello che succede è che, contrariamente a quanto pensiamo, questa energia, se continua ad esistere, continua a dettare in qualche maniera una certa forma di organizzazione della nostra energia totale. Per cui noi ci troviamo magari a sperimentare momenti della nostra vita anche quotidiana in cui ci sentiamo strani, in cui percepiamo che qualcosa non funziona o notiamo che le nostre reazioni non sono più quelle di una volta, o notiamo che per esempio ci manca la calma o che ci sono delle cose che ci toccano particolarmente che prima non ci toccavano. Per cui la nostra vita comincia a cambiare e molti di noi scansano questa presa di coscienza dicendo: va bene, è normale, è naturale quando invecchi, capita dopo che hai perso qualcuno di importante, però tutto questo non può continuare in eterno. E il bambino interiore sta dicendo: io ho bisogno di piangere, ho bisogno di soffrire, ma soprattutto ho bisogno che tu mi dia la possibilità di fare questo. Per cui in pratica qui il cuore sta dicendo alla mente: ho bisogno che tu lasci che io viva la mia dimensione, ho bisogno che tu mi dia la possibilità di essere chi sono. Non esisti solo ad un livello, quello mentale, per cui ho bisogno che tu cominci a scendere a patti in qualunque modo, in qualunque strategia ti sembri opportuno, perché ho bisogno di lasciare andare questa persona. E bisogna che affrontiamo per quello che è la situazione della sofferenza. Poi a monte metteremo sopra tutto questo una pietra. Quando questa procedura di lutto è conclusa potremmo dire: ok, ormai quella persona per esempio è andata, no? Non se ne può fare granché, la mia vita va avanti. Solo dopo potremmo dire: va bene, ho perso tanto, ho perso poco, ci sono stati dei problemi nella perdita, ma queste deduzioni non sono leali, non sono possibili totalmente, non sono salutari quando i tempi non sono maturi, e i tempi non sono maturi fino a che non abbiamo imparato ad accettare la sofferenza come rito di passaggio della liberazione. Quindi
Molti di voi magari dicono, va bene, è stato tanto tempo fa, oppure non ricordo quello che è successo, ma vi faccio un esempio, ci sono persone che perdono figure importanti nella loro vita, che magari sono state dei buoni padri o madri sostitutivi, non perché siano stati solo genitori adottivi, ma magari perché sono stati quello zio che ti ha aiutato come tuo padre o tua madre non hanno saputo fare, o quel vicino di casa che è sempre stata una figura di sostegno, cose di questo tipo. Quindi quando noi perdiamo figure di riferimento di questo tipo, per noi effettivamente una parte della nostra emotività entra in uno stato di tragedia perché perdiamo i riferimenti, no? Ma se noi non permettiamo alla tragedia di arrivare alla sua conclusione, non abbiamo modo di trarre, di dedurre per davvero il senso di quello che è accaduto, che non è ovviamente un senso logico. Per cui il vostro bambino interiore vi sta dicendo questo: guardati indietro, perché io sono ancora fermo a quel punto in cui qualcuno è morto, o qualcuno se n'è andato, o qualcuno, ecco, magari qualcuno anche non si è mai presentato, ok? Magari non c'è una persona specifica a cui si riferisce che c'è stata e poi non c'è più, ma una persona specifica che non c'è mai stata, sia perché non c'era fisicamente, come nel caso di un genitore che non c'è potuto essere fisicamente, non ha voluto esserci fisicamente, sia per quanto riguarda persone che non hanno avuto modo di vivere la dimensione giusta con figure di riferimento opportune. Per esempio, quando abbiamo un genitore che non fa quello che dovrebbe, ok? O lo fa in maniera totalmente sbagliata o limitata. Per cui mi si sta dicendo gran parte dei dispiaceri, delle ansie che vivi ora sono anche brutalmente enfatizzate dal fatto che non hai saputo lasciare andare quello che è stato prima. Ed è un po' come andare a letto la notte, come facevamo da bambini, molti di noi magari, e aver paura delle ombre e sperare che fino a che rimaniamo con gli occhi chiusi quelle ombre nella stanza non prenderanno vita. Se quelle ombre nella stanza però sono effettivamente qualcosa di vivo, si muoveranno anche se noi teniamo gli occhi chiusi. Quindi meglio aprire gli occhi, meglio affrontare questa situazione di disagio e dare così una possibilità che finisca una volta per tutte. Sento dire in testa: a nessuno piace l'uomo nero, però da qualche parte sarà nato, no? Sarà venuto da qualche parte. Quindi forse è questione solo di comprendere meglio la sua natura. E il bambino interiore vuole che questo accada, vuole assolutamente che si ponga tutta l'attenzione su questo senso di perdita, tutta l'attenzione su, per esempio, quegli indizi che questa perdita non processata ci dà. Per esempio, il fatto che magari non ci sentiamo mai al sicuro, o magari non ci sentiamo mai forti abbastanza nel mondo, o magari non riusciamo mai a comprendere completamente come mai non ci fidiamo delle persone, o come mai certe esperienze nella vita non le vogliamo assolutamente fare, anche se sembrano essere esperienze belle, ok? Quindi vediamo il mazzo oracolare che cosa dice. Immensa soddisfazione, ritrova il tuo equilibrio, ce n'è un'altra, lo sento, eccola qui. La comunicazione è la chiave, ok. Sicuramente centrale abbiamo ritrova il tuo equilibrio e non servono tante spiegazioni. Questo equilibrio interiore è sfalsato perché effettivamente alcune situazioni non sono state processate, ok? Il lutto, chiamiamolo come vogliamo, è un'energia che ha bisogno di conclusione. Se non viene concluso non ha la possibilità di esaurirsi e quindi evaporare dalla nostra esistenza, e quindi il nostro equilibrio non è ripristinato. C'è bisogno proprio di prendersi il tempo di fare questo, indagare un po' più a fondo, perché quello che ci dà una posizione non solo di equilibrio ma di soddisfazione, di capacità di guardarsi allo specchio e dire: ho affrontato questa brutta situazione, questa brutta perdita per esempio, però sono riuscito ad andare avanti, però sono riuscito a imparare qualcosa. E quando dico imparare non intendo semplicemente
apprendere una nuova abilità. Intendo comprendere quelli che sono i principi primi del funzionamento di vari aspetti dell'esistenza, i vari strumenti che riusciamo ad acquisire. Non li acquisiamo imparando come si muovono le mani o che errori fare o non fare o come parlare alle persone. Questi sono gli strumenti più superficiali che poi ciascuno di noi crea a modo suo come sistemi di cooperazione. Ma quello che deve essere primario nella vita di ogni essere umano è comprendere che gli strumenti veri di vita non sono abilità, sono la comprensione, l'epifania di concetti esistenziali. Quindi quello che accade è che è centrale, è di vitale importanza imparare a comunicare con le nostre parti più dolorose, doloranti e probabilmente fastidiose e brutte, tutte quelle parti che per una ragione o l'altra decidiamo di non guardare, di mettere da una parte e magari di bollare con tanto ormai non ci posso fare nulla, perché credo che uno dei danni più grandi che la nostra società odierna, ma forse tutta la società umana in generale come la conosciamo negli ultimi 5.000 anni, è quello di dire va bene, non ci puoi fare nulla, quindi vai avanti. È ovvio che vado avanti, non posso fare altro, non è che posso tornare indietro, per cui già quello avviene in maniera totalmente naturale e spontanea. Il punto è che non posso decidere in anticipo le tempistiche della mia guarigione, perché se così faccio mi sto illudendo di guarire, mi sto illudendo di fare veramente qualcosa e mi sto illudendo di comprendere i funzionamenti dell'esistenza. Ecco che a questo punto il bambino interiore dice con molta semplicità, in maniera molto diretta: guarda che dobbiamo ancora versare delle lacrime qui, dobbiamo ancora elaborare la perdita qui. Se non elaboriamo la perdita non possiamo comprendere poi il guadagno, che non è il guadagno do e ricevo della vita, è il guadagno proprio a livello ancestrale, non solo umano, ok? Quindi questa era la vostra lettura, io spero di esservi stata d'aiuto e come sempre vi ringrazio dell'attenzione e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con la prossima lettura. Alla prossima, ciao ciao! Bene, scelta numero 3, ora andiamo a vedere che cosa ha da dirvi il bambino interiore riguardo l'aiuto che vuole ricevere da voi, che cosa vuole essere aiutato. Che cosa vuole essere aiutato il vostro bambino interiore? Qui il vostro bambino interiore sta indirizzando in maniera davvero chiara il fatto che si rende conto che il vostro io adulto vive delle difficoltà emotive e sono delle difficoltà che hanno a che vedere con, per esempio, sbalzi emotivi, momenti in cui vi sentite sereni e momenti in cui poi per qualcosa anche di leggero schizzate a livelli di rabbia veramente alti, o momenti in cui vi sembra di avere tutto a posto nella vostra vita, ma c'è un profondo senso di
di vuoto che accompagna questa apparente serenità. In generale, tutto quello che è il vostro campo emotivo ha bisogno di una rispolverata. Con rispolverata ovviamente intendo del lavoro, che può essere il lavoro d'ombra, può essere un lavoro che ha a che fare con la vostra infanzia, può essere un lavoro che ha a che fare in generale con il rilasciare dello stress accumulato per situazioni che ci sono state nella vostra vita, però in generale qui l'attenzione è proprio sulla mancanza di stabilità e di sto cercando la parola esatta, di continuità, mi viene da dire, di stato di pienezza emotiva continuativo. C'è difficoltà proprio a sentirsi in uno stato di riposo interiore. Per cui c'è una grande aspirazione da parte del vostro bambino interiore di sentirsi non solo sereno, ma anche, mi viene da usare una parola specifica, gaio. C'è veramente attenzione alla parte che ha a che fare con i sentimenti più sedimentati. Mi sta dicendo che molte volte preferite, come fosse una scelta che veramente dipende da voi, guardare agli aspetti positivi della vita e focalizzare sulla vostra gioia naturale, perché siete delle persone che in generale, per predisposizione naturale, preferiscono sentirsi sempre su di giri, essere sempre molto attivi, fare cose che universalmente possiamo considerare tipiche di una persona che sta bene con se stessa, perché quella effettivamente sarebbe la vostra predisposizione naturale, ma è una sorta di illusione di maschera che mettete addosso a voi stessi, non ve ne rendete tanto conto, ve lo ripeto, e sta a nascondere invece un carico emotivo che non è completamente risolto e quindi dissolto. Ci sono anche, mi viene detto, delle motivazioni molto chiare e molto preponderanti del perché vi comportate in questa maniera. Mi si stanno mostrando delle immagini di quello che ha a che fare non solo con la vostra infanzia, ma in generale con il sentirsi al sicuro su questo pianeta, in questa esistenza, nella vostra vita, nel vostro corpo. Vedo alcuni di voi nascondersi perché magari hanno subito violenza fisica da qualche genitore o da qualcuno che doveva essere di sostegno e d'aiuto e non lo è stato. Quindi ci sono chiare situazioni nella vostra vita in cui con un sorriso, con una risata, con una battuta cercate di mascherare senza rendervene conto quello che sta al di sotto. Non perché ormai per voi è così, ma perché è diventato automatico, perché è più semplice abbracciare l'idea che in realtà siate gioiosi, credete che sia più utile mostrare questo viso al mondo e quindi portate avanti questo modo d'essere. Quindi prima di tutto il bambino interiore qui dice attenzione a quanto di ciò che fai e come ti mostra il mondo esterno è genuino e quanto invece è solo un meccanismo di facciata che mostri agli altri e a te stesso anche. Mi viene detto che questo è un atteggiamento classico di quando c'erano situazioni nella vostra vita, e stiamo parlando proprio di infanzia, in cui qualunque forma di attenzione, qualunque forma di gentilezza, qualunque forma di tranquillità, di pace, di delicatezza nei vostri confronti era legata a doppio filo con il dovervelo guadagnare. Quindi siete cresciuti concependo la vita come uno scambio continuo dare-avere.
E questo non ha mai giovato a voi, perché per quanto abbiate continuato a dare e diciamo a guadagnare la benevolenza di chi doveva prendersi cura di voi, comunque questa cura non veniva data per davvero, non veniva data completamente, non veniva data bene. Siete cresciuti pensando, sentendo dentro di voi che non è mai abbastanza, di conseguenza voi non siete mai abbastanza, di conseguenza ecco la necessità di fingere di essere abbastanza o abbastanza piacevoli o abbastanza meritevoli. E questo fa sentire sempre ovviamente insoddisfazione, incertezza, odio verso noi stessi, rabbia verso la vita, e io direi anche sinceramente paura che le cose possano essere non solo sottratte ma utilizzate contro di voi e possano essere stravolte nella loro natura. Per esempio, quante volte anche nel mondo di adulti, no? Facciamo qualcosa allo scopo di migliorare una situazione e magari andiamo a peggiorare. Ecco, essendo cresciuti con delle forme genitoriali che mettevano in testa a voi stessi bambini che le cose vanno guadagnate, in un'età ovviamente in cui non si deve pensare a guadagnarsi le cose, ma si deve pensare a godersi le cose, perché è un diritto da bambini avere le cose, e con cose non intendo cose materiali, intendo proprio il sostegno, l'accettazione, la cura, la protezione dei nostri genitori. Ecco, questo va fatto crescere sempre dovendo vivere in una sensazione di non sufficienza, di esclusione dalla vita, di fuga anche forse, purtroppo molte volte. Perciò nel mondo adulto odierno, anche se avete imparato a cavarvela alla grande e come dico sempre siete funzionali, purtroppo internamente nulla funziona come dovrebbe. Non c'è questa sensazione di stabilità profonda, non c'è una sensazione di amicizia, amore, rapporti umani davvero salutari, il che non significa che non abbiate rapporti umani salutari, ma che la sensazione profonda dentro di voi sia sempre di stare attento, perché prima o poi c'è chi ti frega. Per carità, è vero che viviamo in un mondo, lo definirei particolare, ok? Ma ciò che fa la differenza è dentro di noi, non è al di fuori di noi. Quindi vivere sempre con questa sensazione profonda di instabilità interiore ci distrugge, ci fa ammalare, ci uccide, ci mette in situazioni potenzialmente dannose. Ecco che allora il bambino interiore dice: dobbiamo risolvere questa cosa, devi guardare più a fondo perché io sto affogando in un mare troppo profondo, non riesco a galleggiare, non riesco a capire come fare, io vorrei saltare più in alto, vorrei liberarmi da questo peso, ma se tu non mi dai attenzione, se tu non mi aiuti in questo, con la tua coscienza d'adulto, con la tua capacità di colmare quei punti che io non posso riuscire a conoscere in anticipo perché sono un bambino, non sono un adulto, io non ce la posso fare da solo, ho bisogno che viviamo i nostri disagi, i nostri disturbi, ho bisogno che li affrontiamo insieme, ho bisogno che troviamo soddisfazione, ho bisogno che ci consideriamo finalmente capaci di raggiungere un punto di stabilità nella nostra vita, un punto mi viene da usare questo termine, autonomia. Con autonomia intendo la capacità di interagire con il mondo esterno, nutrendo dentro di noi la sicurezza che qualunque cosa accada non siamo mai soli e non siamo mai completamente disperati, perché possiamo attingere continuamente da tutto ciò che è dentro di noi per supporto e per amore verso noi stessi. Poi ovvio, come esseri umani siamo fatti per lavorare in gruppo, ma
non c'è gruppo se non riusciamo a concepirci come individui completi prima di considerare noi stessi parte di un gruppo. Quindi il bambino interiore vuole proprio riattingere completamente della propria forza interiore, vuole avere la libertà di sentire sia le cose positive che negative, senza doversi continuamente guardare le spalle solo dalle cose negative. Purtroppo, scusate, avete messo molta attenzione sulla vostra parte mentale, sul ragionare, sul regolare prima, sul decidere prima, sul pianificare. Da adulto va bene fare questo, ma tutto nella vita deve avvenire secondo una procedura naturale. Se voi non avete vissuto completamente la vostra infanzia, non potete essere degli adulti che sono in grado di guardare al futuro o al presente con fiducia. Continuate a guardare il passato perché il passato vi ha insegnato che mancate di qualcosa o che l'esistenza è mancante di qualcosa. Per cui da lì continuare ad appoggiarci solo alla parte mentale, perché crescendo abbiamo imparato a usare la testa per sopravvivere, non può dare serenità e non può dare apertura, non può dare nuove possibilità, non può dare la capacità anche di migliorare la nostra qualità della vita. Quindi viene detto, qui ti devi rivolgere alle emozioni, devi guardare dentro, perché in questa maniera ti stai limitando. Stai decidendo che devi salvare le apparenze, devi continuare a fare praticamente ciò che hai sempre fatto per sopravvivere, ma finché sei impegnato a sopravvivere non puoi vivere. Ci sono proprio dei cicli traumatici qui che hanno bisogno di essere risolti e quindi guariti. Vediamo che cosa dicono. Vincere o perdere è questione di opinione. Questa è una delle carte che amo, perché molto spesso le persone considerano i termini vincere o perdere da un punto di vista davvero egoico, cioè pensano che guadagnare o dover dire addio a qualcosa nella vita, una persona, un concetto, una parte di loro stessi, detti legge, identifichi il loro valore, identifichi il valore generale della loro vita. E invece se noi togliamo quel contenuto di ego dal concetto di vincere e perdere, di guadagnare e lasciare andare, e semplicemente li vediamo come stati di esistenza, ci sono dei momenti in cui assorbiamo delle cose, ci sono dei momenti in cui emaniamo, lasciamo andare, evacuiamo delle energie della nostra vita, ci rendiamo conto che lì non è più una questione di vincere o perdere, è una questione di apertura o di chiusura, di rilascio e di assorbimento, è una questione solo di quale fase ci troviamo a vivere in quel momento. Per cui cominciamo poi a riconsiderare ciò che è accaduto, ciò che sta per accadere nella nostra vita, diventa tutta una questione di opinione, di punto di vista, non c'è una verità universale quando si tratta di fasi della vita. Quindi qui viene detto quello che pensi di aver da perdere quando pensi al andare a ripescare le tue vecchie emozioni, andare a lavorare sui tuoi vecchi traumi, quando pensi a mettere giù la maschera e cominciare ad abbracciare veramente ciò che è stata la tua vita, pensi probabilmente di avere da perdere. Pensa invece che potrebbe essere il più grande guadagno della vita. Pensa che fare questo significa lasciare andare, essere in una fase di rilascio, così che poi ci possa essere una fase di assorbimento e quindi poi di espansione. Dipende da che punto di vista vuoi considerare il procedimento della vita, direi, no? In quale fase sei non determina dove stai andando o da dove vieni, determina quello che scegli di fare con il tuo presente, con le tue energie, con la tua vita. Quindi lo vuoi fare o no? È tutto lì. Smettila. È una carta molto chiara. Basta. Con questo
modo di essere che hai portato avanti fino ad adesso, il bambino non vuole avere più a che fare, ti dice basta, ti prego, è ora di smetterla. Perché mentre tu pensi di vincere alla vita dell'adulto, io sto perdendo alla vita del bambino, io ho bisogno di essere chi sono come tu e hai questo bisogno e non lo sei né tu né io fino a che non cominciamo a decidere di cambiare, ad essere qualcos'altro, smettere di essere ciò che siamo sempre stati. Valuta ogni possibilità, esattamente. Qui il suggerimento è quello di aprirsi alla possibilità che ci siano altre strategie per vivere da adulto, altre strategie per creare relazioni, altre strategie per essere semplicemente sereni, per sentirci forti, per mostrarci forti al mondo. Lo si può fare con genuinità e quindi il vostro bambino interiore chiede aiuto in questo, desidera fortemente che vi mettiate a dare attenzione alle sue esigenze perché fino ad ora nessuno l'ha fatto. È il vostro compito ora, visto che purtroppo il tempo è passato e non ci sono genitori a fare questo per noi, non più. Quindi questa era la vostra lettura e spero di avervi aiutato. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video sul mio canale, intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao! E ora abbiamo la quarta scelta, la mettiamo qui e andiamo a vedere di che cosa vi vuole parlare il bambino interiore, in che cosa vuole essere aiutato da voi, in che cosa gli serve il vostro aiuto, in che cosa vuole il vostro aiuto il bambino interiore. Ho subito questa immagine del vostro bambino interiore che non è proprio piccino, qualcuno sui 10 anni, che vi guarda in silenzio mentre conducete la vostra vita e in qualche maniera non la riconosce, si sente escluso, come se dicesse sei andato avanti senza di me. Vediamo di che cosa si tratta. Ma qui ok. Io ho capito solo ora esattamente la complessità dell'immagine che ho visto. Il vostro bambino interiore vuole assolutamente far parte della vostra vita, come se foste due facce della stessa mela. C'è una forte sensazione di essere... Mi viene mostrata proprio l'immagine di Peter Pan e la voglio analizzare seguendo i suggerimenti del vostro bambino interiore. Se consideriamo Peter Pan, ci rendiamo conto che è a metà tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini. Non è un bambino di 3 anni e non è un adulto di 15 anni, adulto, neanche a 15 anni non si è adulti, ma avete capito che cosa intendo. Non è grande abbastanza, diciamo, per essere un adulto.
e in quello stato intermezzo continua a fare avanti e indietro tra il mondo puramente fantasioso e libero dell'isola che non c'è e il mondo brutale, soggetto al passare del tempo e ai bisogni fisici classici che c'è nel mondo degli adulti. Ora questo bambino interiore dentro di voi, che è nella stessa fascia d'età probabilmente di Peter Pan, non riesce a trovare posto in nessuno dei due luoghi. Continua a fare avanti e indietro per questo, il che significa che probabilmente ogni tanto la sua energia fa delle comparsate nella vostra vita di tutti i giorni da adulto e ve ne accorgete quando avete strane reazioni, e con strane intendo molto veloci e sproporzionate o non direttamente riconducibili a ciò che state vivendo nella vostra vita da adulti in quel momento, in quella situazione. È un tentativo di rendersi noto di questo bambino interiore. Avviene in automatico perché se quel bambino interiore non ha mai trovato modo di essere ben voluto, riconosciuto, accettato, continuerà nel vostro mondo da adulti a provare a trovare esistenza, affermazione, uno spazio. Non vi sto suggerendo di comportarvi da tredicenni. Vi sto suggerendo di andare a fondo quando ci sono certi tipi di impulsi che vivete internamente. Mi viene dato subito un esempio di questi impulsi e credo che riguardi in maniera molto specifica qualcuno di voi, quindi non tutti. Quando si tratta di legarsi a qualcuno, in senso romantico soprattutto, c'è una tendenza da parte vostra a rovinare tutto o a voler essere sempre il centro dell'attenzione e quindi della vita dell'altra persona in maniera quasi morbosa. C'è il bisogno di venire continuamente applauditi o innalzati e alcuni di voi hanno bisogno di stare con una persona fissa ma esplorare a lato con altre persone senza ovviamente rendere conto alla persona con cui state, quindi stiamo parlando di tradimento. Tutto questo perché c'è bisogno di attenzione, un'attenzione che se fosse rivolta veramente al bambino interiore che sta cercando ora di comunicare questo a voi, potrebbe finalmente dare la possibilità a questo bambino interiore di fare quell'ultimo passo che gli permette di entrare in maniera pacifica e serena nel mondo degli adulti. C'è una fase di voi che non ha avuto modo, per qualunque ragione sia, di sperimentare se stessa e di vivere in maniera serena l'ingresso nel mondo degli adulti. Quindi potrebbe essere capitato un evento specifico nella vostra vita in quella fascia d'età, intorno ai 12, 13 anni, anche 10, 14, capite, in quella fase preadolescenziale, no? Potrebbe essere successo che l'equilibrio della vostra famiglia vi abbia richiesto di saltare quella fase e di assumere dei pesi e delle responsabilità non consoni a quella fascia d'età. Potrebbe anche essere che, poiché ci sono state altre fasi precedenti nella vostra vita che non erano in ordine, non avevano avuto la possibilità di seguire un ordine naturale delle cose, siete arrivati impreparati in quella fase pre-pubertà e quindi poi l'ingresso nel mondo degli adulti non è stato in grado di filare liscio come l'olio, ok? Quindi questa parte della vostra infanzia deve essere scrutata meglio. Mi viene detto che basterebbe anche semplicemente riconnettervi a quella parte di voi attraverso la forma scritta, e se qualcuno per esempio in quella fascia d'età scriveva un diarietto, sarebbe buona abitudine
ricominciare a farlo, magari non per sempre, per un breve periodo, però considerare di ricominciare a fare qualcosa che vi piaceva fare allora, perché quello vi permetterà di vivere fasi che non avete vissuto in maniera assolutamente non pericolosa né per voi né per gli altri, ammesso che sia pericoloso, voglio dire, vivere quella fascia d'età, e arrivare al mondo adulto anche con gli strumenti che quella fascia d'età vi possono garantire. Vediamo che cosa vi ha detto qui. Ok. Vi manca tantissimo la dimensione del gioco, e non del gioco infantile, del gioco proprio con gli altri, del riuscire a testare la vostra forza, la vostra personalità, la vostra indipendenza, la vostra paura anche, che viene normale quando stiamo per fare un passaggio verso il mondo degli adulti. Mi viene continuamente detto: fai le cose che avresti fatto in quella fascia d'età che non hai potuto vivere completamente. Comincia da lì, fai cose molto semplici, perché fino a che continui proprio anche a ripudiare quella fascia d'età dentro di te, o a vederla come superficiale, o a dire tanto ormai è passata, ti senti escluso dal mondo perché non hai potuto avere quello che hanno avuto gli altri. Infatti. Ovviamente, guardando questa immagine, ho sentito subito I'm like a bird di Nelly Furtado. Dovrebbe essere quello il titolo. E dice: sono come un uccello, voglio volare via. Non so dove sto andando, non so da dove vengo. Dice qualcosa del genere. E per me l'interpretazione migliore, più semplice, più lineare di uno stato emotivo che avete interiore. Il sentirsi di essere adulti, rendersene conto, ma una parte di noi è riluttante a questo, ed è perché non abbiamo potuto fare quel passaggio da bambini a teenager e quindi adulti in maniera naturale. Ed ecco qui che c'è un continuo su e giù, c'è un continuo passaggio di testimone che sembra più un rubarsi il testimone tra la vostra fase infantile e la vostra fase adulta. Quindi molta attenzione a questo. E mi viene detto: disturbi della personalità potrebbero essere semplicemente una sorta di sovrapposizione di identità, quindi l'identità più giovane e l'identità adulta, che non riescono a trovare continuità, quindi continuano a cercare di rubarsi lo spazio. Vediamo che cosa vi ho detto. Difendi la tua verità. Amo questa carta perché parla di avere tutta l'intenzione di andare a fondo in una questione che vi trovate a vivere, in un problema che potreste avere, in una circostanza che dovrete affrontare. Significa: questa è la situazione, che cosa vogliamo fare? Stiamo qui a guardare o facciamo quello che è più saggio fare? Qual è il leitmotiv delle tue scelte? Qual è la ragione prima di quello che senti e di quello che scegli di fare? Difendi questa parte di te e agisci di conseguenza. Quindi qui mi viene proprio da chiedere: qual è la parte di voi che desidera avere attenzione? Bene, abbiamo visto questa fase di bambino interiore pre-adolescenziale, no? Difendi questa parte di te. Comincia a parlarci, comincia ad accettarla come una parte che ha diritto ad esistere, perché è così. Difendi questa parte di te, non lasciare che scivoli nel dimenticatoio perché l'hai fatto fino ad adesso o perché fino adesso ha funzionato, perché chiaramente
Sembrava funzionasse, ma ora ha bisogno di uscire allo scoperto. Mi sta dicendo, ho aspettato tanto, adesso posso uscire? Riposati e guarisci. Questa battaglia interiore tra l'adulto e il bambino ha modo di finire se uno si prende qualche istante per non solo riflettere, ma sentire. Agisci ora, è il momento di farlo ora, si viene proprio intimate a non attendere oltre. Quando l'intuito parla, tu ascolta? Assolutamente, assolutamente sì. Se l'istinto parla, se una parte di te ti dice io così non sto bene, tu cominci ad ascoltare. Magari all'inizio non capisci esattamente dove va a parare, ma da qualche parte va a parare, perché altrimenti non esisterebbe se non avesse capacità di cambiare la tua realtà. Non scegliere è una scelta. Il evitare di difendere la nostra verità è una scelta e porta delle conseguenze come ogni scelta. Il decidere di non ascoltare questa parte di noi che parla comunque è una scelta e porta le sue conseguenze. Il rimanere immobili non risolve nulla perché non è una scelta, ma porta delle conseguenze comunque. Quindi dipende quali sono le conseguenze che volete cercare di generare. A questo punto io ho fatto la vostra lettura, credo di essere stata chiara, spero di esservi stata d'aiuto. Vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao.